Salve ragazzi, eccoci qui come vi avevo anticipato e annunciato alla recensione dell'attesissimo e volutissimo Mazin Kaiser SKL, un prodotto che è voluto da tutti i collezionisti. Voluto perché? Vi chiederete, ma molti di voi già lo sanno. Perché questo prodotto uscì nel 2010, nel dicembre 2010, e subito dopo poche settimane andò sold out. Il prezzo d'uscita era quello di 6.090 yen e già dopo poco tempo il prezzo era perlomeno raddoppiato. Ad oggi il prezzo di questo prodotto si aggira a più del triplo del suo valore iniziale e quindi siamo intorno ai 200 euro. Dai 200 ai 300 è un prezzo, se vogliamo dire, normale di acquisto ad oggi. Ma ho visto anche altre proposte d'acquisto, insomma, a più di 300 euro fino anche a 500 e di più, ma sono dei venditori folli e forse folli anche i compratori, se poi insomma cercano di acquistarlo a quel prezzo. Eccolo dentro il suo box bianco molto elegante. Notiamo subito sulla facciata principale la scritta Super Robot Chokin Mazin Kaiser SKL. Questa è la versione starter pack, perché all'interno di questa elegantissima scatola bianca troveremo il DVD del primo episodio, del primo OAV. Sono 3 gli OAV usciti sul Mazin Kaiser SKL e la scatola contenente la figure stessa con i suoi accessori. Quindi nella prima facciata noteremo questo, poi qui ci sono dei simboli riguardanti il contenuto della scatola e delle scritte in giapponese. Dietro altre scritte in giapponese con delle scritte appunto che ne descrivono il contenuto e sicuramente saranno anche delle avvertenze su quello che contiene questo box. Nella parte superiore della scatola invece abbiamo sempre la scritta Super Robot Chokin Mazin Kaiser SKL in ideogrammi giapponesi. All'interno del box bianco troveremo, come dicevo prima, il DVD del primo episodio della serie, il primo dei 3. E sulla copertina troviamo i 2 piloti, Ken Kaido e Ryo Magami. Ken Kaido esperto di armi bianche da taglio e Ryo Magami invece è maestro d'armi da fuoco. Dietro vediamo il Mazin Kaiser, il robot protagonista di questo OAV, che è sempre di Go Nagai, riprende molti elementi dei vari anime di Go Nagai, estremizzandoli in alcune cose, come per esempio l'effetto splatter o anche lo spirito demoniaco che pervade i personaggi, ma soprattutto i 2 protagonisti. Ok, qui vediamo dietro, possiamo vedere alcune scene dell'anime del primo episodio. Vediamo in giapponese. Andiamo ad aprire, quindi qui troverete il DVD e qui un libretto molto carino nel quale potrete trovare la caratterizzazione di tutti i personaggi della serie con la storia, alcuni schizzi dei disegni del Mazin Kaiser per la sua creazione. Qui notiamo
la storyboard che riguarda i due protagonisti, e qua tutti gli altri personaggi che compaiono nella serie, compresi anche i personaggi, quindi i nemici, i capi delle 3 fazioni robotiche che controllano quest'isola sulla quale poi si svolgerà la storia e la trama di questo anime, dove queste 3 fazioni si controllano, si contendono insomma il dominio di quest'isola, che è una prigione isolata da tutto il resto del mondo, dove c'è un campo gravitazionale che sta per esplodere, quindi dopo 66 ore esploderà, e quindi il governo mondiale invia la Skull Force, composta da 2 team, uno dei quali composta esclusivamente la Death Caprice dai 2 piloti Ken Kaido e Ryo Magami con loro Mazin Kaiser SKL, per cercare di sventare questa esplosione che poi avrebbe distrutto l'intero mondo. E quindi insomma qui Mazin Kaiser SKL ne farà vedere delle belle, con dei combattimenti e il suo spirito demoniaco poi che uscirà fuori. E per chi insomma non l'ha visto, è simpatico, sono carine l'animazione, molto fluide, carina l'idea, magari sviluppate in maniera un po' troppo goliardica a volte, però Go Nagai in qualche modo ci stupisce sempre. Continuiamo col contenuto della scatola bianca, che oltre a contenere il DVD con la prima puntata dell'anime, contiene anche la scatola dell'SRC. Eccola qui, vediamola nei particolari. Nella facciata principale troviamo il Mazin Kaiser con la spada a denti di squalo che poggia sulle sue spalle, scritta Super Robot Chokin, logo Super Robot Chokin, Mazin Kaiser SKL, il logo dell'anime in giapponese e il logo Bandai. Sulla parte laterale vediamo una sorta di serigrafia del Mazin Kaiser, speculare anche all'altro lato. Qui vediamo invece nel lato retro, quindi sullo sfondo, quello che abbiamo già visto sul lato più piccolo, sempre la scritta Super Robot Chokin Mazin Kaiser SKL e alcune pose che il Mazin Kaiser SKL può assumere. Quindi qui lo notiamo con la spada al doppio manico, qui in ginocchio, qui con una pistola in mano. Possiamo vedere anche che la spada può essere, poiché è un accessorio molto grande, anche nell'anime non rientra nel corpo del robot, ma la porta sempre sulle spalle quando non la usa o la lancia. E qui mentre poggia la spada a denti di squalo sulle sue spalle. Questo lato è come quello che abbiamo già visto prima. Vediamo qui consuete avvertenze con il logo della Tamashii Nation, e qui semplicemente la scritta Super Robot Chokin Mazin Kaiser SKL. All'interno della scatola troveremo il blister contenente il Mazin Kaiser con i suoi accessori, più un cartoncino sul quale è applicata la spada a denti di squalo, che dopo andremo a vedere meglio, e il libretto delle istruzioni contenuto in una busta di plastica. Andiamolo a tirare fuori.
quindi questo è il libretto di istruzioni, quindi il consueto libretto degli SRC. Qui notiamo tutti gli accessori del Mazin Kaiser che sono presenti nella scatola, come applicare il builder, come applicare la spada sulla schiena, come applicare la spada invece nell'impugnatura. Vedete come applicare anche il pettorale, che poi in realtà sono le pistole. Qui vedete tutta la spiegazione. Purtroppo uno dei difetti di questo Mazin Kaiser è, oltre al prezzo naturalmente, è la poca varietà di accessori con cui è uscito. Quindi questo è il libretto delle istruzioni. Andiamo a vedere cosa contiene il blister oltre al Mazin Kaiser. Con il builder già nel suo alloggio sopra la testa abbiamo altre 3 paia di mani, di cui un paio completamente aperte e 2 paia che servono per impugnare, l'uno le pistole e l'altra invece la spada. Poi qui abbiamo il consueto accessorio che ci permette di poterlo attaccare allo stand, e qui quel piccolo accessorio che invece ci consente di poter attaccare la spada sulla sua schiena, oltre a questo paio di pistole a parte, oltre a quelle che fanno parte del pettorale. Questo RSRC è alto quasi 15 cm e come grandezze rispetto agli altri SRC è più grande sicuramente del Mazinga Z e del grande Mazinga, ma è meno grande, è leggermente più piccolo del Grandizer, per non parlare del Mazin Kaiser ultimo uscito, gli arriva alle spalle come grandezze. Questo è il Mazin Kaiser SKL fuori dal suo blister. Un'ottima colorazione, un'ottima realizzazione, belli particolari. Per quanto riguarda l'articolabilità, siamo un gradino sotto rispetto alle nuove articolazioni degli SRC. Andremo a vederla adesso meglio, ma ho notato una minore articolabilità delle spalle. Le gambe, va bene, questo è comprensibile, come per il nuovo Mazin Kaiser, essendo molto possenti è difficile che si possano piegare come per esempio nello Shingetter, e quindi la gamba, il polpaccio non riesce a toccare la coscia, però è sicuramente molto posabile. Nonostante insomma sia un SRC non molto grande, è pesante, ha un suo peso. Andiamo a vedere come effettivamente sono stati fatti questi snodi. Allora, questo è il dettaglio del Mazin Kaiser. Allora, andiamo a vedere, qui si possono muovere. La testa, le corna sono fisse, non come nel Mazin Kaiser dove si possono ruotare in avanti. La testa arriva a questa inclinazione dietro perché ha il collare, vedete?
può andare avanti fino a questa inclinazione e ruota. Naturalmente abbiamo qua lo scalp builder che si può staccare e si può riattaccare. Dovete stare molto attenti però nel momento in cui lo staccate e riattaccate, perché ha questa aletta frontale e anche quella posteriore che sono molto delicate, quindi maneggiare con cura, ragazzi, visto il prezzo a cui lo potete reperire oggi. Quindi qui c'è l'articolazione della spalla, può ruotare, vedete, ruota, la parte della spallina si alza e si abbassa, è indipendente. Quindi per ottenere migliori movimenti naturalmente alziamo la vetta del pettorale, fa i suoi consueti 360 gradi, attenti anche alle corna quando fate qualsiasi movimento. Il busto non si può reclinare più di tanto, quindi andiamo a vedere quindi questo può essere il massimo indietro e in avanti è il minimo. C'è una torsione del busto, andiamo a vedere per fare la torsione. Per quanto riguarda le braccia, l'avambraccio oltre a staccarsi si può ripiegare completamente sul braccio, quindi ecco. Per quanto riguarda invece dalla parte inferiore, quindi la parte inferiore delle gambe è molto mobile, per quanto riguarda invece le gambe, come vi dicevo prima, sentiamo gli scattini che dimostrano che è un prodotto assolutamente nuovo. Quando non fa scattini, ragazzi, vuol dire che il prodotto è giocato, come si suol dire nel gergo di noi collezionisti. Quindi può piegarsi fino a questo, come dicevo prima, non può piegarsi completamente, ma anche perché la gamba è molto possente. Mobilità della caviglia, del piede caviglia, sicuramente è molto posabile. Possiamo vedere il raffronto tra il Mazin Kaiser SKL e gli altri rappresentanti della famiglia dei Mazinga, i più rappresentativi. Quindi notiamo sulla sinistra il Mazinga Z, e per poi passare alla grande Mazinga, poi il Mazin Kaiser SKL e l'ultimo appena uscito Mazin Kaiser, tutti naturalmente SRC. Quindi vediamo gli ordini di grandezza di tutti questi Mazinga, messi naturalmente in ordine crescente da sinistra verso destra. Ecco il nostro SKL in una posa dinamica con le due pistole, quindi nel momento in cui è guidato dal pilota Ryo Magami.
Per montare queste pistole abbiamo utilizzato quelle che erano come accessorio libere nel blister, quelle due pistole che avevamo visto all'inizio nel blister, e che vanno a formare il pettorale. In questo caso il pettorale che è già montato sullo scalo dentro al blister è questo. Questo pettorale però non può staccarsi, quindi si stacca dall'SKL ma è unito, anche se in realtà sono le due pistole a formarlo. Si possono muovere le alette, e qui notiamo un buco perché qui c'è un piccolo teschio dorato che abbiamo reinserito nel pettorale del Mazin Kaiser, che fa sì che questo si incastri. È possibile anche utilizzare una pistola sola, e l'altra pistola di queste qui libere può essere agganciata al petto tramite sempre quell'accessorio, quel piccolo teschio, per far sì che il Mazin Kaiser usi una pistola sola e magari nell'altra mano possa utilizzare lo spadone denti di squalo. Il nostro SKL qui invece sta impugnando l'enorme spada a denti di squalo. La particolarità di questa spada, anche soprattutto nell'anime, è quello di essere utilizzata non solo come arma da taglio impugnandola, ma anche lanciandola. Sono scene in cui lui con i pugnorazzi perforanti impugna l'arma e taglia tutti i nemici. È un'arma molto potente, e qui l'arma sia nell'anime ma anche qui il manico può essere allungato. Nell'anime addirittura dal manico esce anche una catena. Qui invece il manico può essere solamente allungato, quindi tirato fuori per allungarlo. Qui il manico è nella sua massima lunghezza. Come avevamo visto all'inizio, nel blister c'è anche un piccolo accessorio, che è questo, che permette di attaccare, infilandolo precisamente dietro la schiena, di attaccare questa Kaiser Blade, Skull Blade, Kaiser Blade sulle spalle del nostro SKL.
Qui il nostro SKL fa vedere insomma quasi tutti i suoi accessori. Vediamo il pettorale diviso a metà, per cui sono state montate le pistole, quelle che erano separate nel blister. Questo per far vedere che può utilizzare una sola pistola, tutte e due, e quindi quando ne utilizza solamente una, l'altra viene riposta sul pettorale e viene quindi fermata da un piccolo fermo a forma di teschio. Qui vediamo anche la spada con i denti di squalo, che invece ha il manico che ritorna nella posizione originaria, quindi può essere impugnata anche con una mano sola. In questo caso ho preferito metterla poggiata sulle sue spalle, cosa tipica e topica del Mazin Kaiser. Ne abbiamo viste 1000 di foto in questi 3 anni. Il nostro SKL è pronto per affrontare la sua nuova battaglia. Ha dietro le spalle il suo spadone con i denti di squalo e impugna le 2 pistole che nel blister troviamo separate. Considerazioni finali su questo pezzo, su questo SRC. Come pro ha l'ottima colorazione, i bei dettagli del viso, delle corna, del pettorale. È un pezzo solido, nonostante sia quasi 15 cm ha comunque un buon peso. È molto posabile, ma soprattutto è un must per tutti i collezionisti. E nonostante abbia un prezzo molto elevato, è un pezzo limited, quindi potrebbe comunque essere rivenduto un domani ad un buon prezzo. Di contro abbiamo sicuramente, come dicevo, come appena ora ho detto, il prezzo troppo elevato, che è arrivato a più del terzo, più del triplo di quello che vale. I pochi accessori presenti nel blister, e comunque ha una bella spada, c'è un accessorio ma la spada merita veramente. Altri punti contro sono gli snodi e l'articolabilità di un livello sicuramente inferiore rispetto ai nuovi SRC, agli SRC di nuova generazione. Se volete un mio parere personale, io non posso e non riesco a dare un voto a questo pezzo. Non posso farlo perché sono un collezionista e come collezionista questo o si prende o non si prende. Nel momento in cui decidete di prenderlo non potrete pensare al prezzo e a quello che potete fare rivendendolo. Il collezionista lo compra e basta. Quindi ragazzi, se siete collezionisti compratelo. Se vi piace questo mondo, seguite gli anime ma tutto sommato non siete disposti a farlo, non lo fate. Io le mie considerazioni le ho fatte, quindi poi capite voi e scegliete voi quali sono, se sono più pro o più contro, quello che più vi interessa.
Detto questo, io posso concludere lasciandovi ancora gustare questo pezzo della Tamashi Limited, questo Mazinka SKL. Ve lo lascio ancora gustare mentre gira e vi saluto e grazie di seguirmi e continuate a farlo. Grazie mille, arrivederci. They hear my resonance on the swords of destruction. From face to face, side to line. We are the soldiers of the age of change.